Resoconto di luglio. Come ogni mese faccio il resoconto del mese precedente, che cosa è successo, tutti gli eventi principali, la mia crescita personale, i nuovi prodotti che ho ricevuto, le cose che ho provato e un po' anche un sommario generale delle notizie che sono accadute durante luglio. Questo lo faccio un po' per me, come resoconto, come documentazione del mio percorso, della mia crescita, del mio progresso, ma è anche qualcosa che magari può anche essere utile a voi. Non voglio renderlo troppo lungo, quindi iniziamo subito. Che cosa è successo a luglio, in quest'ultimo mese, luglio 2021? Partiamo con le news. Innanzitutto l'Italia finalmente è un po' più aperta, anche se si stanno iniziando a vedere un po' più casi per quanto riguarda la pandemia, e ho paura che forse richiuderanno o pian piano si richiuderà qualcosa, secondo me delle restrizioni, per poi secondo me invece aprire definitivamente del tutto. Siamo quasi tutti vaccinati, io il 31 di luglio, quindi tra 3 giorni, farò il vaccino anch'io, quindi finalmente sarò a posto. Seconda cosa, abbiamo vinto i mondiali di calcio, Euro 2020 non 2021 perché l'anno scorso ovviamente sono saltati e a me il calcio non interessa così tanto, però diciamo che qualcosa di così nazionale, qualcosa di così storico è sempre qualcosa da guardare. Le ho guardate, le partite, la semifinale, la finale e anche tutto quello che c'è stato dopo, i festeggiamenti, c'è stato veramente un casino, e tra l'altro collaboro anche con dei colleghi inglesi, avevamo la finale con l'Inghilterra e quindi chiacchierare anche con loro per vedere com'è successo, cos'è successo là, eccetera. PS, non l'hanno vissuta poi così bene, è stato molto divertente. E poi Tokyo 2020, ci sono le Olimpiadi adesso, si stanno facendo, ci sono anche dei miei amici, dei miei ex compagni di nuoto che stanno andando benissimo alle Olimpiadi, quindi sono molto contento per loro. Sono un po' invidioso perché non ho continuato la mia carriera, però non ero poi così bravo, non era quello che volevo fare nella vita, però sono proprio contento. E Tokyo 2020, anche questo 2020 perché l'anno scorso era saltato. Ora invece passiamo a cose un po' più personali, main events. Questa è tra l'altro la prima volta che lo faccio in italiano, esclusivamente in italiano questa cosa, l'ho sempre fatta da gennaio in inglese, ma dato la mia nuova strategia dei social di cui vi parlo dopo, sto più iniziando a fare video in italiano, quindi vale la pena farlo in italiano. È un po' una cavolata, però ho ricevuto un nuovo gatto, ho ormai 5-6 gatti a casa, io abito ancora con i miei genitori, abbiamo trovato una gattina piccolina, ovviamente ce la siamo tenuti, il video è andato molto bene su TikTok, quindi prima piccola cosa, ho un nuovo gatto. È venuta a trovarmi dalla Sardegna dopo tanti anni mia sorellastra con mio nipote, quindi suo figlio, e siamo andati a vedere il Jungle Park, che è tipo un parco avventura, è stato molto divertente, e poi il concerto di Francesco Gabbani perché piaceva a mio nipote, a me è piaciuto tantissimo. Poi invece sono andato all'evento dei marketers, quindi con Dario Vignali e altra gente, sono andato qui a Verona perché lo facevano qui a Verona, ho fatto comunque un blog a riguardo, ve lo lascio qui in descrizione, e diciamo che quella giornata mi ha fatto molto capire su che cosa voler fare nella mia vita, soprattutto in questo momento, ed è per questo che ho iniziato a fare più video in italiano, comunque ve ne ho già parlato. E ultimo evento importante, principale, che è successo per me a luglio è Lisbona. Sono stato in vacanza a Lisbona, il mese scorso ero a Maiorca, questo mese invece sono andato a Lisbona, non avevo mai visto il Portogallo, è stato bellissimo, non ho vloggato, però ho fatto dei video che metterò su TikTok, su Reels e anche su YouTube Shorts. Abbiamo fatto 4-5 giorni a esplorare completamente, quindi dalla mattina alla sera 20-21 km al giorno senza sosta, a guardare tutte le cose a Lisbona e attorno a Lisbona per poter avere un'idea chiara un po' della città. Ci è piaciuta abbastanza, non troppo perché abbiamo fatto quasi troppo di corsa e quindi non siamo riusciti a goderci tantissime cose, siamo stanchissimi, però comunque ci siamo fatti un'idea di Lisbona e del Portogallo. Non so se la consiglierei, come capitale va vista, però secondo me il Portogallo ha forse città e posti più belli e più naturali da vedere confronto a Lisbona. Lisbona l'hanno votata tutti tantissimo, io non ho visto, forse per la fretta, tutta questa bellezza sinceramente. Bella tutto quello che vuoi, ma ho speso molto più del previsto, il cibo costa poco, si mangia bene, ma ho speso molto più del previsto, non essendomi organizzato abbastanza prima il viaggio è stato un po' tutto difficoltoso, ecco. Però vabbè, insomma, non è stata poi così male, la prossima volta mi organizzerò prima. Ora invece per quanto riguarda la crescita personale, quindi quali sono i progressi che stanno accadendo e che sono accaduti durante luglio. Innanzitutto ho interrotto praticamente tutti i corsi, canto perché ho dei problemi di riflusso e quindi non riesco più ad avere una voce piena, profonda, perché ho tutto qua bloccato ed è da un sacco che ci sto lottando, e il 7 di agosto o il 4, non mi ricordo, dovrei avere la gastroscopia per capire cosa sta succedendo. La recitazione è semplicemente finita, ho fatto il saggio il mese scorso,
vedrò adesso se continuare lì o cambiare. Kickboxing idem, è tutto in vacanza, quindi MMA sono in vacanza, anche se sto continuando ovviamente ad allenarmi a casa, a fare tutto a casa, a fare palestra in casa. Poi tutte le mie piccole cose invece le sto continuando: yoga, meditazione, Wim Hof Method, gli esercizi di dizione, della mascella, i video su YouTube, i contenuti su TikTok, Instagram, eccetera eccetera. E anche con la mia dieta. E questo porta anche alla mia nuova strategia social, come vi dicevo prima. Ho iniziato anche a creare contenuti molto più in italiano che prima. Ci sono varie ragioni per questo, ma ne ho già parlato in un video, quindi ve lo linko in descrizione se volete approfondire. Semplicemente ho capito di dover prima concentrarmi su una cosa solo alla volta, perché non stavo ottenendo molti risultati, per poi magari espandermi in futuro. È una scelta per me molto importante, perché per tutta la vita non ho mai avuto il coraggio di concentrarmi su un argomento solo, o più o meno, e nemmeno su una lingua sola. E adesso che lo sto facendo mi sento pian piano meglio e sto iniziando già ad avere i primi risultati. Iniziano a scrivermi per collaborazioni, andare a parlare con gli studenti, quindi sono molto contento. E mi sto anche concentrando su argomenti che funzionano, quindi al momento quello che funziona per me sono quello che vedete sul mio canale negli ultimi video che farò, tipo profumi, beauty care, self care, eccetera eccetera, e quindi intanto mi concentrerò su quello e poi vedrò come continuare. E nel frattempo la mia carriera da artista, nella moda, come modello, come il canto, la recitazione, eccetera eccetera, il ballo, quello comunque continuerò a migliorare, a farlo sempre con ambizioni internazionali. E l'ultima cosa del mio progresso è: sto continuando a provare nuove cose nella mia dieta, nuovi cibi, e sto continuando con lo yoga. Con il percorso di Sadhguru vi faccio un video settimana prossima continuando il vlog di spiritualità, probabilmente lo farò anche in italiano, anche se è sempre stato in inglese, così da convertire un po' la cosa nella lingua. Ho finito l'intero corso per la seconda volta di Sadhguru, quindi di yoga, un percorso di yoga, un percorso interno di spiritualità, e poi ho dovuto aspettare un bel po' di tempo. Nel frattempo facevo tutti i sadhana, quindi esercizi di yoga, per prepararmi a questo momento per mesi. Ho fatto durante luglio il completamento del corso, che è un'iniziazione che dura 3 giorni. Mi sono dovuto alzare prestissimo e ho dovuto stare ore e ore davanti al computer, perché online, a fare queste meditazioni, questi esercizi, e imparare una tecnica. E questa tecnica adesso me la terrò per tutta la vita, ed è una tecnica che dà tantissimi benefici, ti garantisce un certo tipo di crescita interna e continua e di benessere, e cose che non sto neanche a parlarvi qui perché non avrebbe senso. Però diciamo che l'ho imparata e ho iniziato a fare, quindi per i primi, adesso sono 40 giorni, quindi un primo mandala di 40 giorni, un periodo in cui si fa 2 volte al giorno, e oggi sono al 10° giorno, quindi su 40-48 giorni, e dopo sarà una volta al giorno per 6 mesi almeno, e poi per tutta la vita, o quanto vuoi insomma. E in più Sadhguru nella sua app ha anche una sezione Sadhguru Exclusive, abbonamento a pagamento, in cui si possono vedere dei video più approfonditi sui suoi argomenti di yoga e spiritualità. E dato che a me interessa tanto, e ci tenevo anche, dato che lui ha un no profit, a contribuire, ho anche preso l'abbonamento e sto studiando un po' tutti questi argomenti un po' più interni, un po' più approfonditi. E invece per prodotti, come sta andando? Quei prodotti, niente di nuovo in realtà, tantissime cose le avete già viste, soprattutto su Instagram. Ho finito il mio percorso con Black Magic, la cosa per la pelle e gli occhi. Vi faccio vedere anche com'è cambiata. Ho anche preso il sole adesso, perché sono stato a Lisbona e ho preso un sacco di sole, ci siamo persi, è stato veramente difficile. Siamo andati in una spiaggia e poi per andare nell'altra a piedi c'era scritto 20 minuti, e invece ci siamo persi per delle colline in mezzo al nulla per 2 ore, perché la strada in realtà su Google Maps non c'era, e quindi è stato un disastro, siamo dovuti tornare indietro. Tutto questo era per risparmiare 5 euro di Uber, alla fine ne abbiamo dovuti spendere tipo 15, perché siamo dovuti tornare indietro, era più tardi, quindi veramente un disastro. E poi, come avete già visto il vlog, ho venduto la mia Insta360, la mia videocamera. Ho deciso di eliminare tutte le videocamere in eccesso, perché ho provato il drone, ho provato la Osmo Pocket, ho provato la Insta360, non utilizzavo niente delle 3 alla fine. Con telefono e questa videocamera mi trovo più che bene a fare tutto. Ho iniziato invece ad utilizzare molto di più l'iPad, avevo un iPad Pro del 2017, allora dato che era un po' vecchiotto volevo provare l'Apple Pencil, ma ci stava solo l'Apple Pencil di prima generazione e non seconda, e volevo quella di seconda per vedere com'era, perché insomma ne vale la pena. Allora ho venduto il mio iPad vecchio, la Insta360, e mi sono preso l'iPad nuovo con la Apple Pencil. Eccolo qua, ho trovato un'occasione, c'era un signore che lo vendeva nuovo, ancora sigillato, a meno del prezzo originale. Ho preso anche la cover e mi ci sto trovando benissimo, riesco quasi a sostituire al 95% il Mac. Quindi ecco qua ragazzi, summary, come è andato, come resoconto, è andato abbastanza bene, è un po' un periodo così,
comunque è estate, è normale essere un po' fermi, è anche finita la pandemia o sta finendo, quindi è sempre un periodo un po' di punto di domanda, però sto capendo molto meglio che cosa voglio fare con i social, sto pian piano capendo cosa voglio fare nella mia vita, sto continuando con la mia crescita, ogni giorno miglioro, leggo un libro. Questa parte anche di spiritualità della mia vita è molto importante, sto anche veramente pian piano creando una piattaforma stabile per supportare un genere di successo a cui voglio arrivare. Ho anche fatto l'altro giorno una live con un mio amico che ha iniziato il percorso di crescita personale e mi ringraziava, Davide, ed è stato molto bello, quindi ho iniziato a guadagnare anche pian piano con le live. TikTok sta crescendo, sono 214.000. YouTube sta crescendo, sono 26.000, ma adesso vedremo che con i social crescerò molto di più dato che mi concentrerò su una lingua sola e un argomento solo. E per il resto, insomma, niente di che, niente di troppo eccezionale in questo mese, però essendo estate, comunque sono anche uscito qualche sera, bene, la carriera un po' meno, ma sto aspettando e penso che un po' tutto il mondo stia aspettando che riprenda tutto normalmente per continuare anche con vari altri progetti che ho in mente, come ad esempio l'azienda di profumi di cui vi parlerò in futuro. Ecco qua ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un commento, un mi piace e iscrivetevi al canale, lasciatemi nei commenti come è andato il vostro luglio e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!